Ricostruire il lavoro di un artista, delle sue opere, in modo puntuale, organico e dettagliato non è di certo un'impresa facile. Per questo, quando lo si fa, nascono i cataloghi ragionati. Scopriamo perché sono così importanti per i collezionisti, i galleristi, i musei e le istituzioni. La pubblicazione del catalogo ragionato per un artista è un momento cruciale della sua carriera, ma non solo per lui, anche per tutto l'ecosistema di collezionisti, musei, galleristi e tutti gli operatori che in qualche modo avranno a che fare con le opere dell'artista. Sia esso vivente, ma mediamente viene fatto dopo la sua morte, il catalogo ragionato rappresenta una grande opportunità per fare chiarezza sulle opere riconosciute a quell'artista, autentiche e validate quindi anche dall'archivio. Da anni ormai viene utilizzato il termine ragionato, in quanto il catalogo è frutto di precisi e puntuali studi sull'operato dell'artista, con ricerche storiche effettuate da storici, da archivi, da curatori, che ricostruiscono la vita delle opere, riconoscendo quindi l'autenticità delle stesse e in qualche modo validandone il percorso e la loro storia. Esso può far riferimento all'intera produzione dell'artista, quindi a tutta la sua vita, a tutte le sue opere, oppure solo a un determinato periodo o una tecnica precisa utilizzata dall'artista in un determinato tempo. Il catalogo ragionato è un insieme di indicazioni, di informazioni legate alla singola opera che racchiudono le mostre sulla provenienza e storia, la bibliografia ed infine la letteratura critica di ogni singola opera, dando vita così alle singole schede dell'opera, che vengono a loro volta numerate e poi associate all'archivio dell'artista, volto così a supportare l'autenticità delle opere stesse e a loro volta vengono esaminate dal comitato scientifico dell'archivio. I cataloghi ragionati diventano quindi un pilastro del mondo dell'arte, del mercato dell'arte, tanto che alcuni di essi possono costare fino a 20.000 euro. Una cifra incredibile, ma che dimostra il lavoro che c'è dietro e soprattutto l'utilizzo che ne viene fatto. Uno degli esempi più eclatanti è il catalogo Zervos, oltre 33 volumi dedicati alle opere e alla vita di Picasso, in cui vengono racchiuse oltre 20.000 immagini e sanciscono il rapporto di oltre 40 anni con il suo biografo Christian Zervos. Una cifra che potrebbe apparire del tutto spropositata per dei libri, ma in realtà se lo associamo al valore di un'opera di Picasso che supera serenamente i milioni di euro, che cosa vuoi che siano 20.000 euro? Ovviamente questa procedura vale per le opere più importanti, in quanto il catalogo ragionato diventa uno strumento utile e fondamentale in fase di due diligence, ossia di controllo delle informazioni e del corredo. Un'opera di un artista noto ed affermato è fondamentale che sia presente e pubblicata in un suo catalogo ragionato e diventa la base per qualsiasi trattativa di compravendita. Tutto questo a favore della trasparenza e della verifica dell'autenticità dell'opera stessa, tanto che gli stessi artisti o le fondazioni, le istituzioni che sono incaricate di creare il catalogo ragionato diffondono le informazioni in sede di stesura, cercando di reperire tramite le opere già immesse nel mercato e quindi presenti in collezioni pubbliche o private, tutte le informazioni necessarie alla stesura del nuovo catalogo e lo fanno dandone comunicazione nei loro siti web o su riviste di settore o ancora in convegni ed incontri dedicati. Sottovalutare l'importanza del catalogo ragionato per un collezionista è un grandissimo errore, perché potrebbe precludere la valenza della propria collezione o dell'opera acquistata. Quindi, se avete delle opere non ancora archiviate o non ancora autenticate da parte di archivi e fondazioni, questo è il momento giusto di far parte di un catalogo ragionato.